mattina abbiamo tra noi David Lloyd. Io faccio subito una prima domanda a David, lo ringrazio per essere qui, per aver inaugurato questa serie di incontri con la stampa. Lucca Comics Games ha dedicato quest'anno, come voi sapete, una mostra a Vendetta. Nel 2011 ricorrono i 20 anni della sua prima pubblicazione in Italia. Molti argomenti di protesta sociale che vediamo oggi nelle strade delle città del mondo sono simili per certi versi a quelle di Vendetta. Crede che lei e Alan Moore abbiate avuto quasi una visione profetica del futuro, oppure certi temi sociali, certe rivendicazioni si ripropongono ciclicamente nella storia sociale? Well, I don't think it's I don't think there's anything particularly prophetic about Vendetta. It is prophetic in one sense, I know, and that is that there are a lot more CCTV cameras in England than there were when we first created it. That much is prophetic. But I think the general story of is about oppression and how you fight it. And sadly, the world is full of oppressive dictatorships. It was in 1980 when we created it, and it still is. Beh, non credo che sia particolarmente profetico. L'unico modo in cui credo che sia stato profetico è il fatto che ci sono molte telecamere a circuito chiuso di sorveglianza, molte più in Inghilterra rispetto a quando l'abbiamo scritto. In realtà la storia in generale è più che altro riguarda l'oppressione e i modi in cui la si combatte, e disgraziatamente l'oppressione c'è ancora nel mondo come c'era nel 1980 quando abbiamo scritto l'opera. Un'ultima domanda da parte mia e poi lascio la parola ai colleghi. David, tu sei qui per oggi presentare a Lucca Materia Oscura, pubblicazione in italiano. Vogliamo parlare di quest'ultimo lavoro? Abbiamo parlato di quello più popolare, più noto, adesso parliamo dell'ultimo, del più nuovo. Okay, well, Dark Matter is a collection of short stories of mine, past short stories. Some of which I was responsible for entirely myself, and others with some great writers in my industry. I always wanted to Quello sentito. Yeah, you don't need these, do you? Yeah. Do we need these? No. Okay, alright. I always wanted to get some of those stories together as a collection, because most of the short stories I did, they appear in one issue of a comic, and then they're gone, and after a month they're gone, and nobody else sees them again, unless people in the back issues department of comics. And they're all good stories, and having them between two covers, I'm very glad that we made them really last long. Sì, Dark Matter, Materia Oscura è una collezione di storie brevi che ho scritto in passato, e ho sempre, sia da solo alcune, ed altre invece con altri grandi nomi del panorama del fumetto, e ho sempre voluto
creare una collezione di mie short stories, perché fondamentalmente queste sono destinate ad apparire in un fumetto, in un numero di un fumetto e poi sparire per sempre, a meno che uno non vada a cercarle nella sezione degli arretrati di un negozio di fumetti, nessuno leggerà più. Invece vederle così pubblicate in un volume unico mi fa molto piacere. Io aprirei la possibilità di fare domande direttamente a voi, ripeto davanti io, vi presentate, dite la testata per cui lavorate e Alberto tradurrà la domanda. Prego. Domande? No. Vengo io lì. Puoi farlo anche... Buongiorno, sono Flavio Ascioni, sono per una Napoli prima testata locale della fanzine dedicata a fumetto, animazione e fotografia. Allora, la domanda è sulla trasposizione cinematografica di Vendetta. Ovviamente il fumetto ha avuto il suo successo all'epoca in Italia quando è stato pubblicato, è stato pubblicato successivamente, ma abbiamo aspettato quasi 20 anni per vedere una trasposizione fondamentalmente molto fedele al fumetto, che ha portato anche secondo me un grande successo al pubblico meno avvezzo al fumetto. La mia domanda è: come mai abbiamo aspettato quasi 20 anni? Forse il pubblico non era ancora pronto a un film così diretto e che paradossalmente, come è stato già prima annunciato, era quasi un po' profetico, perché per certi versi anche la nostra situazione italiana c'era una condizione in cui il governo è il controllore di buona parte delle testate giornalistiche, dei telegiornali, quindi comunque è una situazione che oggi sembra quasi molto più vicina alla nostra realtà piuttosto a quella che era 20 anni fa, in Italia. Quindi mi chiedo, era forse legato a un problema di non preparazione del pubblico 20 anni fa o 10 anni fa una trasposizione, oppure è stato soltanto un fatto legato a un fattore commerciale, che si pensava che sulla scia di tutti i film tratti dai fumetti era il momento giusto per lanciarlo al grande pubblico? Grazie. I think there were a few screenplays written about on V for Vendetta before the movie, and I saw all of them. There were two before the final one, and I think that I don't think there was any real reason for the delay, other than the fact that it was a property. It was DC Comics is owned by Warner Bros. Or became owned by Warner Bros. And it was a property that was available for filming. It was very popular. It was a good story. And I think, to be honest, it was just commercially useful. It had commercial potential, and that's why it was made. Beh sì, non credo che ci siano particolari motivi dietro al ritardo con cui è uscito il film, se non appunto quello commerciale. La DC Comics è proprio parte della Warner Brothers, quindi fondamentalmente era un titolo che poteva essere disposto in film, e si è colto l'opportunità quando il tempo sono stati maturi, quando era commercialmente valido realizzare un film su questo. I think the reason why the film was as good as it was
bearing in mind the fact that it was a Hollywood production, is that its producers and writers, the Wachowski brothers, were big fans of the original, and it was their involvement that I think pushed it through. And Joel Silver was the producer of the Matrix movies, and that film was made because it was commercially valuable, and you know, it would be nice to think it was zeitgeist. Its time had come for it to be a movie, but I don't think so. I think at that time when Vendetta was made, there were some other political films around. I think Syriana was around at about that time too. But I don't think there was any other real reason for it. It just was a valuable property, and thankfully they made a pretty good job of it. Credo che il motivo per cui il film è venuto così bene, ricordando che è un film di Hollywood, è il fatto che i produttori e gli sceneggiatori erano grandi fan del fumetto, quindi Wachowski e Joel Silver, che erano grandi fan e quindi hanno trasposto con fedeltà il fumetto. Credo che le ragioni per cui appunto è stato fatto il momento che è stato fatto fossero principalmente commerciali. Mi piace pensare che sia stato anche lo zeitgeist, che fosse venuto il momento per questo fumetto di essere trasposto in film. È vero che quando è uscito ci sono stati altri, in quel periodo c'erano altri film politici, credo che Siriano fosse uscito in quel periodo, ma in realtà appunto la motivazione è stata principalmente quella commerciale. E è un bene che sia, un piacere che sia uscito, che sia venuto fuori un bel prodotto come quello che poi è uscito. I'd just like to say something about Vendetta that I think is more important about when the movie came out, and that is V is very particularly political in an industry where there's hardly any. There are very few political comics in America, and the reason it's as meaningful as it is because it was the first work that myself and Alan did that we had complete control over. Before Vendetta, we were just doing work for hire, but Vendetta was done in circumstances in which we had complete control and we could tell a story exactly the way we wanted, about what we wanted to do. And that was important. And it's by accident that that message and the importance of it has gone to the American industry, has penetrated the American comic book industry. It's an accident. Vorrei dire un'altra cosa su per Vendetta che credo sia una cosa molto importante. Il fatto è che V è uno dei pochi personaggi così politici in un'industria come quella del fumetto, specialmente il fumetto americano, dove i fumetti che parlano di politica o comunque di questo tipo di tematiche sono molto pochi. E è importante notare che è il primo lavoro che io e l'Amore abbiamo fatto in cui avevamo il pieno controllo su tutti gli aspetti della pubblicazione. Fino ad allora avevamo fatto lavori sempre su commissione. Questa era la prima opera in cui abbiamo potuto controllare completamente il testo. Ed è stato semplicemente un caso che questo tipo di messaggio così politico sia penetrato poi nell'industria del fumetto americano. Yeah, and as I say, Vendetta was something that we had complete control over, and Alan became very successful writing American comics, and DC Comics, who published it in America, wanted to publish anything that Alan did because he was so successful. And Vendetta was one of those things that had originally begun life in a small British magazine, and they continued. But it was Alan's fame that really led to V for Vendetta being published. If Alan hadn't been such a brilliant writer, maybe it may not have been completed because
stopped halfway in the English version in England because the original publisher ran out of money. And it was only the fact that DC wanted to continue it that allowed it to finish. Come ho detto, Vendetta è stato il primo lavoro che io e Alan abbiamo potuto fare con il pieno controllo sull'opera, e Alan chiaramente aveva ottenuto una grande fama in America pubblicando fumetti per la DC, ed è stato solo per questo che Vendetta è arrivato al pubblico americano, perché la DC fondamentalmente voleva pubblicare qualsiasi cosa fosse stata scritta da Alan Moore. Addirittura il fumetto originale di Vendetta sulla rivista inglese si è fermato a metà perché la casa editrice originale aveva finito i soldi, ed è stato solo perché la DC ha voluto continuare la pubblicazione che Vendetta ha visto la luce nella sua forma completa. Quindi se Alan Moore non fosse stato uno scrittore talmente talentuoso, probabilmente quest'opera non avrebbe mai visto la luce. Un secondo, io mi sono scordato prima, chiedo scusa a Eleonora Susana, che ringrazio per averci accompagnato qui, David, che ovviamente Materia Oscura è pubblicato da NDE, e questa è questa nuova uscita che appunto David Lloyd ha voluto presentare qui a Lucca, proposta appunto dalla altre domande? Ok. Parla a voce alta, senza microfono. Spesso gli autori, soprattutto se realizzano un seriale, sono legati al personaggio che disegnano e che raccontano. A distanza di tanti anni, al di là dell'attualità di Vendetta, hai mai avuto un momento in cui ti sei voluto distaccare completamente dal personaggio, in cui non ne potevi più dal punto di vista più emotivo che artistico, oppure su entrambi i fronti? No, not at all. In fact, I'm very happy to be associated with it. It's a great book, and it's allowed me great freedom. And from a financial point of view now, as well as a creative one. I mean, I can do whatever I want to, really, and that's a very privileged position to be in. And it's a very I'm happy to be involved and associated with something that is so good and meaningful. It's fine. It's absolutely fine by me. No, assolutamente, perché è un personaggio incredibile, sono molto felice di essere associato adesso, anche perché mi ha portato dei grandi vantaggi sia dal punto di vista commerciale, chiaramente adesso, ma anche dal punto di vista creativo. Adesso posso fare praticamente quello che voglio, e quindi sono veramente felice di essere collegato a un'opera e a un personaggio che mi ha permesso di ottenere tutto questo, che è veramente ben riuscito. A proposito di questo, così mi collego con un'altra domanda, se posso, visto che si parla del piano artistico e quindi anche dello stile, no? Puoi fare quello che vuoi sia nei temi e anche nel segno, che poi è quello che gli appartiene. Ieri abbiamo visitato le mostre, ha visitato le mostre sia quella di V sia quella degli altri autori su a Palazzo Ducale. E si è meravigliato, questo se lo ricorderà, degli affreschi che ci sono attorno, ma al di là degli affreschi che sono nella stanza, si confronta mai non solo con le opere del passato, quindi con quelli dei grandi artisti, ma anche con quelli del presente, quindi con gli artisti contemporanei che si esprimono anche con un altro tipo di linguaggio, cioè se legge fumetti degli altri, se si confronta con il lavoro degli altri, con quali effetti, insomma. I don't read many comics now, even though there is some wonderful stuff, and I have colleagues who are doing fantastic work.
sadly, a lot of them are still trapped doing superhero stuff, which I think, I mean, the American industry is full of, is majorly concerned with superhero stuff, which I don't particularly like. But I have colleagues who are doing really great stuff, so I'm aware of how much great art there is around, even though I don't actually see it. I mean, comparing myself with other artists, the only people I really think about comparing myself to, or wanting to aspire to, are the people that inspired me as an artist. In the same business, people like Gene Colan, who just recently died. No, in realtà in questo periodo non leggo molti fumetti, anche se so che ci sono molti miei colleghi che stanno facendo dei lavori molto, molto apprezzabili, anche se purtroppo molti miei colleghi sono ancora bloccati a fare fumetti di supereroi. Il mercato americano è un po' così, io credo che sia un settore un po' limitato, ma sono consapevole che c'è della grande arte che viene prodotta anche se non vengo a contatto direttamente. E in realtà non paragono il mio stile agli altri fumettisti molto spesso, più che altro le uniche persone con cui mi paragono e con cui mi confronto sono le persone che mi hanno ispirato a diventare un fumettista, ad esempio Gene Colan, che è morto di recente, che è stata una mia grande ispirazione per diventare un fumettista. Sono queste le persone a cui aspiro, a cui tendo. C'era prima... no. Mi chiamo Mattia Guacri della Cronaca di Cremona. Io volevo chiederle, non crede che la ricercatezza e la raffinatezza del linguaggio, così come è composto un dialogo nella sua complessità, possa spaventare un utente medio, portando così questo concetto rivoluzionario dell'opera di per Vendetta a una piccola parte della massa e non completamente tutta? Well, I think that the sales of V for Vendetta really speak for themselves. It's sold to many thousands of people across the globe. And if there is some kind of complexity that doesn't reach people through the book, I think it probably does through the movie. I think the movie has simplified a lot of what Vendetta has to say in the book, but it's reached thousands and thousands more people than the book ever could. And the people who see the movie often buy the book as well. In fact, so it's if there is need for a simplified code to reach people, it's the movie, and then from the movie they can go to the complexity of the book. Credo che le vendite parlino da sole, perché Vendetta ha venduto migliaia e migliaia di copie in tutto il mondo. Se c'è un livello di complessità che potrebbe non essere arrivato a tutti i lettori o comunque al lettore medio, comunque c'è stato il film a mediare tra le due cose. Il film ha semplificato molti concetti che erano espressi nel fumetto, e c'è da dire che molti spettatori del film poi comprano anche il fumetto, quindi se serviva un codice intermedio che potesse portare il lettore medio verso il fumetto nella sua complessità, questo ruolo è stato assolto dal film. Giacomo Mursi, che telecamere nuove.
Vorrei chiederle, quando io vidi il fumetto prima e poi il film, mi ricordò molto Batman. Volevo chiederle se avete pensato, lei e Moore, quando avete scritto il fumetto, a questo paragone e se vi potesse essere un superamento di Batman in futuro o nel presente proprio del personaggio. Well, actually, when V was first being publicised in a major way, I used to describe it as a cross between 1984 and Batman, as a very simple way of describing it. I think that the reason why V is that kind of character is that it was a commercial choice in one sense, and a preference in another. I'll just elaborate that. When we originally created V, I was quite happy to have him as just an urban guerrilla, an ordinary man who was fighting a fascist dictatorship. But from a commercial point of view, it was a good idea to create a character who had some glamour and theatricality, like Batman or Zorro. You know, the V side. That's like Zorro. So there was a commercial reason for it, but also Alan particularly wanted a theatricality to the character. But a lot of the things that came about in V were accidents. I mean, Guy Fawkes, that whole thing was an accident. It was just a brainstorm that I had. And then Shakespeare, the Shakespeare quotes, we borrowed that from a movie, Theatre of Blood, Vincent Price movie. We thought it was a great idea. So a lot of the things happened by accident, but there's no relationship to Batman really. It's the colourful quality that was a good idea from a commercial point of view, you know, to make a good adventure. Beh, è interessante perché quando all'inizio è stato pubblicizzato il Vendetta nella sua prima pubblicazione veniva presentato come un incrocio tra 1984 di Orwell e Batman. E il fatto che ci sia questa spettacolarità è dovuto sia a una scelta commerciale che a una preferenza nostra personale. Il fatto commerciale è che inizialmente nella prima caratterizzazione vi doveva essere, secondo me, un personaggio comune, un uomo comune che combatteva contro un regime fascista, ma chiaramente dal punto di vista commerciale era molto meglio aggiungere degli elementi spettacolari, più teatrali, più vistosi. Quindi sicuramente questo ha avuto un'influenza, ma anche a livello di scelta personale, Alan in particolare preferiva che fossero inseriti degli elementi un po' più appunto teatrali. Addirittura molte delle cose che sono successe in realtà, che sono state inserite poi in Vendetta, sono successe per caso. Per esempio la maschera di Gary Fawkes è stata venuta fuori per caso, è stata una mia intuizione, e le citazioni di Shakespeare le abbiamo riprese da un film, Theatre of Blood di Vince Price, quindi è successo tutto piuttosto per caso. Non c'è un collegamento diretto con Batman, ma c'è un collegamento con quel mondo di spettacolarità e di punch. Volevo sapere cosa pensa del fatto che la maschera di Vendetta sia usata per manifestare un dissenso anche come dire successo delle nostre. I'm very happy that that mask has become a convenient banner of political protest for many groups who perceive the tyranny that they
want to fight. As in any situation of a demonstration, things can turn violent. That's a fact of life. But I think the mask of V is really no different really to the image of Che Guevara. Che Guevara was always worn as a kind of symbol, a symbol of rebellion. And I think V, that mask serves the same purpose. I'm very happy that it's being used in that way. And I think what's happening with these demonstrations across the world is it's very important. And when I was in New York, I visited the Occupy Wall Street park that they've taken over. And there they have a storm case, and I hope something comes of it. I hope that those protesters actually will get a good result. Sono molto contento che quella maschera sia diventata un simbolo di protesta. Chiaramente quando ci sono delle manifestazioni del genere è sempre possibile che si sfoci nella violenza, è un fatto inevitabile. Però sono felice che quella maschera sia diventata un simbolo di una protesta verso una tirannia che la gente sente. Credo che sia simile al simbolo di Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è sempre stata un simbolo della ribellione. Credo che la maschera di Guy Fawkes stia facendo la stessa cosa e credo che questi movimenti di protesta che stanno salendo in superficie in tutto il mondo siano molto importanti. Sono stato a New York, ho visitato il parco del movimento Occupy Wall Street e credo che abbiano delle motivazioni molto valide e spero che ne venga fuori qualcosa di buono. Buongiorno, Laura Carico della Lampi. Volevo chiedere, mi è sembrato di percepire che lei ritenga l'ambito del fumetto, diciamo la saga dei supereroi, un ambito un po' limitato in cui esprimere la sua creatività. Pensa che malgrado il grande successo si sia vicini all'esaurimento di questa figura del supereroe e se lei comunque ha allo studio un altro tipo di personaggio che superi, scavalchi i supereroi, sia più vicino alla realtà o possa portare avanti un messaggio diverso? Well, I don't think that Vendetta is a superhero. I mean, he's not like ordinary people, that's true, but it's not a superhero in a traditional sense. And on the wider question of will the superhero concept be exhausted? No, because of the movies. If it wasn't for CGI, that's a possibility, but the movies will maintain the popularity of superheroes for decades to come, I think, if not longer. As far as myself working with Alan, I haven't worked with Alan at all since Vendetta. It was a long time ago, and I don't see a possibility of me working with Alan. But you know, I think that V has a message. I mean, Vendetta is not about a superhero. That has a message, and I think it does a good job in spreading that message. I'm certainly interested in telling stories that don't feature bizarre or extraordinary characters, and I will happily do that whenever I feel there's a market for it, and
when I really want to. I have produced a graphic novel called Kickback, which is about an ordinary policeman in a urban setting. So that's an ordinary story. And in fact, while I'm talking about it, I might as well tell you more about it. Non credo innanzitutto che il filone dei supereroi si estinguerà mai, perché grazie ai film e grazie alla computer grafica, se non fosse per la computer grafica forse, ma grazie ai film realizzati in digitale il filone dei supereroi continuerà per vari decenni nel futuro. Credo anche che V per Vendetta sia già un personaggio che non è un supereroe, ma che comunque trasmette un messaggio molto forte, lo fa molto bene. Io dopo V per Vendetta non ho più lavorato con Alan Moore e non credo di lavorare di nuovo in futuro con lui, ma credo che mi piace molto sviluppare dei personaggi che sono comuni, che siano bizzarri o superumani, e credo che sicuramente vorrò di nuovo svilupparne uno quando ne vedrò l'opportunità e quando mi sentirò pronto per farlo. E io in effetti ho anche scritto un graphic novel che si chiama Kickback, che racconta la storia di un normale poliziotto in un contesto urbano normale, quindi mi sono già mosso in questa direzione, anzi vorrei parlarne adesso già che siamo entrati nell'argomento. Yeah, Kickback has been published here by Magic Press. It's a graphic novel about a corrupt policeman in a corrupt police force and how he changes his way of life. And thematically, it has similarities to Vendetta, because Vendetta is about how a society becomes corrupt and how it can free itself of that corruption. And Kickback is about one person who essentially is in a similar situation. I'm very interested in corruption and how easily tempted we all are to do bad things. Sadly, you know, it's part of human nature, but if we could change that, the world would be a better place. We all vote for the wrong person for our own needs rather than the needs of society. Some of us don't, but a lot of us do. Most of us do, in some sense, because we have bills to pay. So if somebody in an election says, well, I'll put $10 in your pocket and the other guy won't, we're all tempted to vote for that guy, even though he may not be the most ideal candidate for society. And basically that's what Kickback is about. It kind of explores why we are corrupt and what leads to corruption. So I'm very interested in that. So to answer your question about a message in a book, then try Kickback and see what you think of that. Dunque, Kickback parla di un poliziotto corrotto in una società in una forza di polizia corrotta, vista come lui cerchi di redimersi e di cambiare la sua vita. Sono molto interessato al tema della corruzione e credo che in quest'opera ci sia anche un parallelismo con Vendetta, perché lì c'era una società che si vedeva come la società si può corrompere e come si può cercare di curarla, mentre questa volta il percorso è più individuale, c'è un uomo che è corrotto e cerca di redimersi. Sono molto interessato al tema della corruzione perché credo che sia molto affascinante vedere come noi uomini siamo facilmente corrompibili, e può capitare, tutti noi probabilmente saremmo tentati di votare per un candidato sbagliato alle elezioni se per esempio lui ci promettesse di darci, non so, 10 euro in tasca in più, abbiamo tutti i nostri conti da pagare, quindi credo che sia molto facile per l'uomo essere corrotto, e credo che se noi riuscissimo a migliorare questo aspetto della natura umana, il mondo sarebbe chiaramente un posto migliore. E quindi per rispondere alla sua domanda su un personaggio a fumetti che porti un messaggio, vi consiglio di provare a leggere Kickback, che è stato pubblicato in Italia dalla Magic Press. Ancora un paio di domande, poi preghiamo. Se non c'è nessuno, gli ultimi due flash, visto che abbiamo parlato di Kickback, se si può aggiungere qualche parola sulla trasposizione cinematografica, e poi, visto che è un amante del vino, quali vini ha apprezzato di più nella sua breve permanenza e quali sono i vini italiani che magari cerca anche a casa.
Right. Yes. Kickback. I hope that'd be nice if they did make a movie of that, but so far they've had no success in doing that. I can say that it was originally published by Dark Horse in America, and their contract has just run out, I'm glad to say, so it's back with me, so I'd be very interested to make a movie, or it would make a good film, so I don't know what's happening there. Wines, yes. I really, I see no reason to make any choice between Chianti, Valpolicella, or any other wine I can find here in Italy. All wines in Italy are fine for me, and I'm glad to say that since I've been here, I've sampled some, and happily. And in England, it's kind of difficult to find good wine, but I tend to succeed. Dunque, per quanto riguarda il film di Kickback, ancora non... mi piacerebbe molto che ne fosse realizzato una versione cinematografica, ma ancora non ci sono state offerte in questo senso. Tra l'altro il fumetto è stato originariamente pubblicato da Dark Horse in America e il loro contratto è scaduto di recente, quindi ho di nuovo io i diritti su questo fumetto, quindi mi piacerebbe molto, credo che sarebbe un ottimo soggetto per un film, ma ancora non ci sono notizie in questo senso. Per quanto riguarda il vino, non vedo veramente motivo di dover scegliere tra un Chianti o un Valpolicella, credo che tutti i vini prodotti in Italia siano ugualmente ottimi. E da quando sono qui ho avuto la possibilità di assaggiarne alcuni e sono stato molto felice di farlo. In Inghilterra in effetti non è facile trovarli, ma di solito ci riesco comunque. Grazie a David Lloyd. Salutiamolo con un applauso perché abbiamo chiesto menzione, ora siamo un po' allargati. Grazie David. Io vi ricordo che nel frattempo Claudio Villa purtroppo ha avuto non può partecipare a Fresca questa mattina.